Vi è mai capitato di pensare a quanto maledettamente difficile è il lavoro del venditore? E non parlo solamente dei bisogni del cliente. Ormai abbiamo capito, vogliamo non soddisfare i bisogni del cliente? Ma direi di no. Ma parlo di tutta quella serie di bisogni nuovi e sempre più importanti che arrivano anche da parte dell'azienda. Questo aspetto oggi voglio analizzarlo e approfondirlo un pochettino perché ritengo che sia descrittivo di quanto i tempi stanno cambiando, a prescindere dal settore in cui lavoriamo. Prima di entrare in questa parte vi ricordo l'ancora d'appello, iscrivetevi al canale, cliccate se volete anche sulla campanella, così questi argomenti che sono tra loro collegati, ogni volta che esce qualcosa di nuovo siete avvisati e lo potete fruire. È un piccolo gesto per voi, a me mi dà la giusta motivazione che serve pure a me per produrre questo percorso e mettervi a disposizione questi contenuti. Venendo all'azienda, per quale motivo oggi l'azienda ci chiede di fare il merchandising, ci chiede di fare il detailing, di parlare con i collaboratori, per esempio, che sono a contatto direttamente col cliente, col consumatore finale? E soprattutto perché ha così bisogno l'azienda di lanciare nuovi progetti, prodotti e servizi in cross-selling complessissimi, che rendono appunto nell'insieme non solo sempre più difficile il nostro lavoro, ma se pensiamo al range di obiettivi che dobbiamo conseguire per l'azienda, considerando quello che ha bisogno il cliente, le tecnicalità del nostro lavoro e le complessità ordinarie, diciamo, mettiamo tutte e quattro insieme, diventa un casino, no? Siete d'accordo? Beh, il motivo è molto semplice e importante. Come il cliente, come il venditore, come il consumatore, così purtroppo anche le aziende stanno vivendo un momento di complessità. E non parlo solamente del gas, del costo dell'energia, ma parlo di cambiamenti, diciamo, di lungo termine, no? Come sono la digitalizzazione, l'aumento della quota di venduto da parte dell'e-commerce, la strutturazione di catene piuttosto che centri commerciali, che voglio dire al negoziante che magari è appunto il nostro cliente, tutto questo è un cambiamento di paradigma che incidono un po'. Per le aziende funziona alla stessa maniera, no? Per quale motivo? Perché i prodotti sono sempre più uguali. Quando i prodotti sono uguali, no? Vedete che siamo bombardati di 5-6 mega brand, 15-16 follower, eh, 20 Me Too, no? Prodotti uguali, copia che aggiungono poco e niente, voi capite che per noi e anche per l'azienda con le attività di marketing, pubblicità e quant'altro, riuscire ad aggiungere valore in un panorama in cui i prodotti sono tutti uguali è sempre più difficile. Questo è il problema dell'azienda. Siccome per il venditore è ugualmente sempre più difficile aggiungere valore con un prodotto indifferenziato, no? Che si chiama commodities, la conseguenza di tutto questo è una conseguenza abbastanza drammatica, è che il costo delle reti di vendita per le aziende sta diventando particolarmente alto rispetto ai benefici che una rete di vendita porta. Questa cosa è brutta, però è giusto che qualcuno la dice perché secondo me è la verità ed è un problema che le aziende hanno. Però ve la propongo insieme una soluzione. La soluzione è proprio riuscire a fare quella molteplicità di nuovi servizi, soddisfare i nuovi bisogni che l'azienda ci porta, perché quando facciamo merchandising, aiutando il consumatore o il negoziante a far trovare in maniera ordinata i nostri prodotti, stiamo aiutando quei prodotti ad uscire dal punto vendita, il che conseguirà, come normalmente dovrebbe essere, a una rivendita da parte nostra. Quando noi parliamo con i collaboratori e soddisfiamo questa odiosa richiesta dell'azienda di fare la formazione, investire i minuti morti per parlare con i collaboratori, che sono a contatto col consumatore finale, no? Quindi coloro che effettivamente fanno uscire il prodotto dal punto vendita, capite che è un'attività, come abbiamo detto altre volte, che fanno pochissimi venditori, ci captiamo un po' di benevolenza anche del collaboratore sui nostri prodotti, che non guasta mai, e soprattutto il collaboratore che è formato sui nostri prodotti riesce a consigliarli con maggiore facilità al consumatore finale e di conseguenza poi il nostro cliente riordinerà quello che è uscito.
Insieme a tutto questo, quindi merchandising e formazione dei collaboratori, ci sta poi il cross-selling e upselling, che sono termini che esistono da sempre. Cross-selling significa la vendita abbinata di un qualcosa di nuovo, un po' diverso rispetto a quello che il cliente compra abitualmente, compra immediatamente. Ok? Upselling significa vendere una quantità un pochettino più alta di quella che compra di solito. Anche lì è importante perché l'idea è che maggiore è lo stock dentro il punto vendita, più probabilmente il negoziante e i collaboratori cercheranno di spingere il nostro prodotto invece di quelli della concorrenza, ok? Il che significa che il nostro prodotto esce più velocemente e che significa che noi rivendiamo più velocemente. Però queste attività di cross-selling soprattutto e anche l'upselling diventano delle esigenze sempre più stringenti per l'azienda perché? Perché i progetti, i prodotti, i nuovi lanci che l'azienda ci mette in focus e ci chiede di agganciare a quello che è l'aprilistino, quello che noi, no, il cliente ha bisogno, ci chiede, ci fa entrare, no? La famosa prima riga scritta, ok? Tutti questi progetti, oltre a avere una maggiore marginalità per l'azienda, il che capite che ci risolve un po' il problema del costo della rete di vendita, ok? E ribadisco la cosa importante. Soprattutto questi progetti sono spesso strategici, ok? Quindi magari a 1 o 2 anni non portano utili incredibili per l'azienda, magari sta anche l'azienda investendo parecchio su quei progetti, però a 3, 4, 5 anni o quel che è, l'azienda si aspetta, no, di avere dei ritorni importanti perché prevede che il mercato su quella prodotto o servizio, no, la domanda crescerà e di conseguenza tutto l'investimento che è stato fatto prima va a break even, no? E viene recuperato. Tutto questo si traduce in uno sforzo concreto anche per il venditore, perché sappiamo bene quanto è difficile il lancio, sappiamo bene quanto è difficile spingere il prodotto sconosciuto, la novità, la cosa che appunto non conosce nessuno o il progetto complesso di per sé, ok? Però, ripeto, riuscire a fare tutto questo non significa solamente consolidare il nostro ruolo di consulente, anche nei confronti dell'azienda, no? Perché incastriamo quello di cui ha bisogno l'azienda con quello che ha bisogno il cliente, ma significa sostenere il valore aggiunto che la rete di vendita porta all'azienda. E in un momento così difficile, riuscire a dare un colpo al cerchio anche in questo senso e quindi aumentare il valore che noi costruiamo per l'azienda, portiamo all'azienda attraverso la nostra attività di vendita, è una cosa che il suo perché ce l'ha. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi rinnovo ancora una volta, iscrivetevi al canale se volete, cliccate anche sulla campanella, motivatemi perché produrre tutto questo lavoro è impegnativo, lo faccio volentieri, ma un gesto per voi semplice a me serve e aiuta. Lo sapete, vi ringrazio per la disponibilità, vi auguro una buona giornata. Ciao!